Questa è una guida introduttiva a Dan Heng, un DPS single target dell'elemento vento. In questa guida parleremo del suo kit, delle sue passive, delle sue costellazioni, delle sue main stat e substat, i relic e i planetary gear preferiti su di lui, delle armi migliori e magari di qualche nota extra. Vi ricordo che tutte le informazioni che vedrete e sentirete in questo video fanno riferimento all'ultima closed beta del gioco, pertanto quando il gioco rilascerà ufficialmente alcune di queste informazioni potrebbero essere diverse. Iniziamo con la sua skill. La sua skill fa danno single target e quando fa critico rallenta la velocità di movimento degli avversari del 15% per 2 turni. La sua ultimate fa danno single target e se il nemico è stato rallentato aumenta i suoi danni. Il suo talento: quando Dan Heng è il target di una skill di un alleato, il suo prossimo attacco ha più penetrazione alla resistenza vento degli avversari e si può attivare l'effetto di questo talento ogni 2 attacchi di Dan Heng. La technique aumenta l'attacco di Dan Heng del 40% per 3 turni, quindi è un buff che puoi fare pre-fight insieme ad altri buff. Parliamo delle passive. La prima passiva riduce la probabilità che venga attaccato se è sotto la metà vita, che è un'ottima passiva per gli assassin. Seconda passiva: quando attacca ha il 50% di probabilità di aumentare il 20% di velocità per 2 turni. La terza passiva: gli attacchi base fanno il 40% di danno in più ai nemici rallentati, il che va molto bene con il suo kit. Passiamo alle costellazioni, ignorando la C3 e la C5 che aumentano semplicemente gli skill level e non danno bonus specifici. La C1: se gli HP del nemico sono sopra la metà, il crit rate di Dan Heng aumenta del 15%. La C2: il suo talento si attiva a ogni attacco di Dan Heng invece che 2, quindi ogni volta che siamo target di una skill alleata, il nostro prossimo attacco ha più penetrazione alla resistenza vento dei nemici. La C4: quando Dan Heng uccide un nemico con la sua ultimate guadagna un turno extra. La C6: la sua skill rallenta del 25% invece che del 15%. Abbiamo appena visto il kit di Dan Heng e possiamo dire che quasi tutto il suo kit si basa sul voler crittare, fare danno single target e rallentare i nemici crittando appunto con la sua skill. Di conseguenza passiamo a parlare delle main stat e delle substat consigliate per lui. Per quanto riguarda il body, sicuramente vogliamo crit rate come main stat. Sarebbe meglio parlare anche subito del relic e del planetary gear in questo caso, perché nel planetary gear vogliamo usare un set che è il Celestial Differentiator che ci dà crit rate e se raggiungiamo almeno l'80% di crit rate facciamo più danno con i nostri basic attack e skill. Quindi l'obiettivo è proprio arrivare ad almeno 80% di crit rate, magari considerando anche la costellazione 1 se ce l'abbiamo. Sulle scarpe come main stat cerchiamo speed. Ovviamente essendo assassin attaccare per primi è sicuramente importante, non solo grazie a vari buff che abbiamo alla velocità di movimento rallentando gli avversari. Ci sono molti casi in cui attacchiamo più di una volta per turno, quindi più velocità abbiamo meglio è. Inoltre la velocità sugli assassin del path di Hunt scala molto bene con l'arma limited di Sealy in the Night che ci dà diversi bonus ai nostri danni più velocità abbiamo. Per quanto riguarda il planar, essendo Dan Heng un personaggio che fa danno vento, vogliamo sicuramente danno vento percentuale. Nel link l'unico bonus davvero utile è attacco percentuale. Potremmo anche cercare energy regeneration rate, non sarebbe male, ma sicuramente attacco percentuale ci permette di fare più danni e sembra la scelta migliore, ma si potrebbero testare entrambe. Per quanto riguarda le substat, sicuramente crit rate, speed, crit damage e attacco percentuale in questo ordine sono le substat che cerchiamo. L'obiettivo è arrivare a 80% crit rate, nel caso abbiamo la C1 possiamo considerare quel 15% della C1 anche parte dell'80% che vogliamo raggiungere. Parliamo del relic e del planetary gear. Per il planetary, come dicevamo in precedenza, cerchiamo il Celestial Differentiator, ci dà 8% di crit rate e se ne abbiamo almeno 80% aumenta del 20% il danno dei nostri basic attack e della nostra skill che, come abbiamo visto anche attraverso i talenti, il nostro basic attack può fare anche 40% di danni in più ai nemici rallentati e i nemici li rallentiamo crittando con la nostra skill. Per quanto riguarda il relic gear, il nostro set invece, abbiamo l'Eagle of Twilight Line che aumenta il danno vento e guadagniamo un quarto di turno di anticipo, che è quel bonus che vediamo scritto come Advanced Forward. Ovviamente 100% Advanced Forward come bonus significa che guadagniamo un intero turno extra, 25% è un quarto. Questa cosa scala poi con la nostra speed e il fatto che rallentiamo i nemici, quindi grazie a questi piccoli bonus ci sono turni in cui attacchiamo 2 volte invece che in una,
proprio perché a furia di andare avanti con i turni, di guadagno di turni che abbiamo grazie a questo bonus, attacchiamo e superiamo i nemici anche di un turno intero. Un'altra opzione che abbiamo per i set è utilizzare magari il 2 per dell'Eagle, quindi prendere danno vento da quel set, e 2 Musketeer che ci dà attacco, oppure sempre 2 per dell'Eagle e 2 per Thief che ci dà effettivamente anche Break Effect, che non è niente male su di lui perché solitamente utilizziamo Daneng quando i nemici hanno debolezza vento. Parliamo delle Lightcons, ovvero delle armi preferite a Daneng, e ci sono diverse scelte, ma iniziamo con le 5 stelle e iniziamo proprio con Sleep Like the Dead. Quest'arma ci dà crit damage fisso, inoltre ogni volta che non crittiamo con il nostro basic attack o con la nostra skill, aumenta il crit rate per un turno della prossima skill o basic attack che facciamo. Questo è molto utile, inoltre se abbiamo già 80% di crit rate su Daneng abbiamo del crit damage in più assicurato e non è per niente male. Ovviamente raggiungere 80% di crit rate senza l'arma sarà difficile e richiederà tanti roll positivi per noi sul gear. Seconda arma 5 stelle super consigliata, In the Night. Aumenta la nostra crit rate e per ogni 10 speed in più che supera il 100 guadagniamo danno ai basic attack, skill damage e crit damage sulla nostra ultimate fino a 8 stack. Questo è sicuramente un'ottima arma per tutti gli assassin che ci dà ogni singolo bonus che possiamo volere sui nostri personaggi. Come arma 4 stelle c'è un'ottima arma che è Lonely Silence Remains, aumenta l'attacco e se ci sono 2 o meno nemici aumenta anche il nostro crit rate. Ovviamente quest'arma è fortissima contro ogni boss, ci dà crit rate, quindi aiuta anche il raggiungimento dell'80% di crit rate di cui abbiamo bisogno e aumenta il nostro attacco, quindi è perfetta come arma 4 stelle e non ci richiede di avere necessariamente un'arma 5 stelle. Eventualmente come arma 3 stelle potremmo utilizzare anche Arrows che ci aumenta il crit rate per i primi 3 turni. Ovviamente è super poco consigliata rispetto ad Only Silence Remains, che è decisamente una versione migliorata di questa arma 3 stelle, ma comunque è un'opzione. Per concludere, Daneng è sicuramente un'ottima unità ed è anche una delle prime che ci regalano, non ignoratelo, come unità vento è sicuramente una delle migliori e lo consiglio assolutamente a tutti, anche perché aiuta tantissimo a passare stage più difficili del gioco in mid game. E per la guida introduttiva Daneng, questo era tutto. Vi ricordo che facciamo queste guide in live su Twitch tutte le sere dalle 20:30, quindi se volete partecipare siete benvenuti, vi lascio il link in descrizione. Inoltre stiamo facendo un documento totalmente in italiano da condividere con tutti appena sarà concluso o comunque quando inizierà a prendere una forma un po' più lunga. Inizieremo a condividerlo sempre qua sul mio canale YouTube, quindi spero vi sia utile, fatemi sapere cosa ne pensate. Intanto una buona giornata a tutti e alla prossima!